Salve e benvenuti a Il Mistero è Servito. Oggi parleremo di qualcosa di insolito ma molto interessante. Quello che succede che molti anni fa, nel primo secolo d.C., quando comandavano i Cesari, quando il mondo era diverso da quello di ora ma ugualmente corrotto e maledetto, c'era Tiberio. Era un uomo sessualmente promiscuo, si trasferì a Capri nel 26 d.C., per non impegnarsi troppo nel ruolo di imperatore ed evitare congiure. Qui si abbandonò a violenze e perversioni di ogni genere. Ancora oggi sulla bellissima isola che guarda Napoli si può visitare, oltre ai ruderi delle sontuose dimore dell'imperatore, anche un precipizio chiamato Salto di Tiberio, dal quale racconta Svetonio, o Suetonio per i puristi, dopo lunghe e raffinate torture faceva precipitare in mare i condannati davanti ai suoi occhi. Poi un gruppo di marinai li aspettava in basso coi remi e con gli arpioni, con le fiocine, e ne eliminavano i corpi affinché non potesse più rimanere il minimo residuo di vita. Bene, Tiberio fece coniare delle monete, gli sprinzia. Per i puristi questo, per i latinisti questo è un accusativo neutro plurale. Lo storico Suetonio descrisse punto per punto gli eccessi di Tiberio, che visse fino a 77 anni, qualcosa di molto raro a quell'epoca perché i romani non superavano i 32 anni in media, mentre i patrizi, che erano i benestanti, avendo una qualità di vita migliore, superavano anche i 50. Però Tiberio arrivò a 77. Un'altra cosa che si sa è che sotto il suo governo ci furono più prostitute che sotto nessun altro e per questo coniò delle monete che si chiamavano, come ho detto prima, sprinzia. La loro caratteristica era di avere su una faccia un atto sessuale, un atto abbastanza palesemente pornografico, come se nella nostra epoca venisse fuori una moneta con una pornostar all'opera. Non sappiamo molto bene a cosa servissero. Ci sono varie teorie. La prima è che venissero usate per dei giochi sessuali, per delle cose strane e pervertite, ma a parte questo, tuttavia si pensa che servissero proprio per pagare le prostitute, perché ce n'erano tantissime a Roma. La parola fornicare deriva da fornix, era la parte sottostante gli archi di trionfo e così via, che si chiamavano fornix, fornicare. Si crede che durante l'epoca di Tiberio le monete vere cominciassero a scarseggiare, non ce n'erano, non si poteva quindi comprare pane, non si poteva scambiarle con grano e quindi qualcuno decise di fare queste monete speciali per la prostituzione. Sapete, la maggior parte di queste monete sono state rinvenute vicino ad antichi postriboli, vicino ai bordelli e vicino alle case chiuse. Avevano un'immagine, come abbiamo già raccontato prima, in cui si mostravano i tipi di servizi sessuali, ma anche un numero sull'altra faccia, che si crede rappresentasse il loro valore in assi, che era la vera moneta dell'antico impero, la moneta corrente di allora. Si pensa che venissero date ai soldati perché erano uomini che vivevano sempre combattendo in legioni lontane e quindi ottenevano queste monete per pagare facilmente le prostitute. Per la maggior parte erano delle schiave in quell'epoca e non capivano il latino, però comprendevano quello che c'era sulla moneta. La cosa più strana di queste monete, anche se sono abbastanza rare, è che il materiale usato per il loro conio è generalmente di poco valore. Sono molto rovinate e attualmente però valgono tra 2.000 e 20.000 euro. Pompei è una città che, come tutti sanno, fu sepolta dagli strati di cenere del Vesuvio. La data dell'eruzione viene generalmente dedotta da una lettera di Plinio a Tacito, che fa riferimento a nonum calende septembres, ossia 9 giorni prima delle calende, nonum ab calenda septembres, data che corrisponde al 24 agosto. Quindi gli archeologi oggi lavorano e lavorarono al suo disseppellimento. Ma oltre a trovare templi e statue,
trovarono moltissimi bordelli pieni di immagini pornografiche. Immaginate la gioia di Sgarbi. Pompei è uno dei biglietti da visita del I secolo d.C. Quello che c'era in questi bordelli evidentemente assomigliava a quello che c'è sulle Sprinzia, le monete dell'imperatore Tiberio. Si racconta che l'imperatore Caracalla, successivamente, si offese e fece condannare a morte un legionario perché aveva cercato di usare una moneta ufficiale con la sua effigie in uno di questi bordelli invece delle Sprinzia. Ma questa è un'altra storia. Oggi, come state vedendo, parlo di queste monete strane, le monete legate alla prostituzione. Ai nostri tempi sarebbero un tabù. In quel tempo, invece, gli uomini le scambiavano e le usavano e forse ci giocavano anche perché si pensa che venissero usate anche come fiche per il gioco d'azzardo. Immaginate se arrivando a casa mostraste delle monete con la figura di un'attrice porno. Ovviamente questo non farebbe molto piacere a vostra moglie. Beh, questo non è uno Sprinzium, è un euro, ma non so decidere quale delle due monete sia più puttana. Questa è l'informazione di oggi. Qui su Il Mistero è Servito portiamo quindi non solo fantasmi ed extraterrestri, ma ovviamente anche i misteri della storia e i misteri del mestiere più antico del mondo. Un saluto a tutti e se vi è piaciuto per favore condividete il video per sostenere il canale. Grazie!